Se in caso avete finito la pasta come me oggi, però del riso Venere nero, l'ho bollito, vedete la confezione, comunque questo in 18 minuti a cotto, adesso lo sto facendo sfumare e faccio una ricettina un po' alternativa. Siete pronti? Mettiamo un po' di olio in padella, accendiamo, facciamo scaldare bene e ci facciamo soffriggere 5 minuti il classico misto per soffritto che immagino che bene o male abbiamo tutti in freezer, quello surgelato. Io ne tengo sempre un po' di pronto, l'ho trovata anche al supermercato comunque. Vediamo bene, lo facciamo soffriggere 5 minuti tondi. Ecco, adesso che sono così un po' traslucide ma ancora, mi raccomando, non bruciate, restano un po' croccantine ma non tanto, sono già ben cotte. Gli aggiungiamo sopra il riso nero, ok, poi gli aggiungiamo un po' di paprika dolce, il riso nero sta benissimo, 2 cucchiaini, ecco. E poi gli aggiungiamo una scatoletta di tonno al naturale o con l'olio, quello che avete. Adesso questa è una scatola piccola, di quelle piccole ne metto 2. Così. E voilà. Lo tagliamo bene. Così. E lo mescoliamo 2 minuti. Tutti insieme. E dopo puliamo tutta la cucina perché col riso nero vola ovunque. Allora, intanto prendo un melone, metà lo taglio a cubettini e metà lo taglio come viene, tanto lo devo frullare. Ecco, allora metà l'ho fatta a cubetti piuttosto grandini che si vedano, se no si perdono, e l'altra metà la metto qua oltre dal tutto frullatore e la facciamo diventare una cremina, così, ottimo, ecco. Lo aggiungo con la spatola, ma direi che è già abbastanza frullato, vedete? Facciamo un'altra botta veloce e abbiamo fatto. Ecco. Intanto mettiamo nella pasta, grattugiamo un po' di limone, la buccia, quindi dà un gran profumo freschissimo. Potete mettere anche un po' di sugino se volete del limone, ma per me è sufficiente così. Voglio che si senta bene il melone, il riso venere e la paprika. Così. Poi aggiungiamo la cremina che abbiamo appena preparato, che è super profumata. Vediamo un attimo. Allora, visto che lo trovo appena un pochino asciutto, ok,
po', così, fa la cremina, ma è meglio dargli un altro po' di liquido. Aggiungiamo un po' d'acqua, oppure come vi dicevo un po' di limone, in questo caso aggiungo appena un goccino d'acqua, che mi aiuterà a amalgamare meglio la crema, vedete? Ora aggiungiamo rapidamente il melone a pezzetti, quasi tutto, un po' lo lasciamo sopra per le decorazioni dei piatti. Questi sono molti, quasi 4 etti di riso, perché siamo in 4 oggi a mangiare, quindi c'è parecchio riso. Adesso facciamo i piatti e vediamo cosa mettiamo sopra alla fine per stupire. Adesso ci facciamo il piatto e lo rifiniamo. Avrei potuto farlo anche un po' meglio, tipo con un coppapasta, qualcosa di più professionale, ma visto che siamo in casa facciamo tranquilli così, al naturale. Adesso ci mettiamo sopra un altro po' di melone, come vi dicevo, così. Poi ci aggiungiamo delle scaglie di grana fresco, voilà, e anche un po' di erba cipollina tagliata abbastanza corta, così. E questo un po' dappertutto la mettiamo e voilà. Ultima cosa, un bel giro d'olio nostro, così, olio e voilà, piatto finito. Ecco qua, ve lo mostro bene da vicino anche perché devo fare anche gli altri e mi è venuta una bella fame. Vedete che comunque alla fine il riso venere, sì, ok, l'abbiamo bollito, ma è abbastanza fresco, adesso è già intiepidito, non è bollente e ci sta veramente molto bene con gli ingredienti, sia col tonno che melone, un piatto completo. Buon appetito a tutti!